Stasera si fa la storia. Peperoncino, doppio peperoncino. E sì, intanto li possiamo cominciare a mettere, friggitelli. Allora, abbiamo un chiletto di cozze che ci facciamo con la pasta e poi ce la mangiamo crude insieme a un'altra cosa che vi faccio vedere. Non bazzardate a buttare l'acquetta che rimane, E qui abbiamo gamberetti rosa, freschi freschi, ci facciamo crudi pure questi. Ok, questo è il nostro antipastino di crudi. Le ho fatte esplodere per aprirle, ma sono gran buone. Adesso questo ce le facciamo alla brace e le altre invece ce le facciamo per la pasta. Questa è la storia stasera. I due gambretti ce li tiriamo da parte per la pasta, ce li buttiamo dentro praticamente crudi. Olio, un pochino di sale sui friggitelli. Le cozze sono già salate di loro, quindi non ci mettiamo niente. Un pochino di peperoncini, sì, ciao, di prezzemolo e l'olietto. Tanto questa va piano piano, ci ho messo appena un pizzico di sale perché tanto tutto già salato. Guarda come va. Il problema grosso dopo sarà saltarci la pasta dentro questo padellino. Yeah, that's a bit strong, but just a bit. Secondo me l'unica possibilità per riuscire a mantecare la pasta qui dentro è che adesso le cozze che si stanno aprendo le tiriamo via, le apro, così rimangono pure belle morbide. Guarda che spettacolo! Ah sì, comunque sì, c'ho anche queste nelle borse della moto. Ok, antipastino pronto. Lasciamo qui che si tira un po'. Questi sono bellissimi. Vabbè, io vado a mangiare le cozze. Il succhettino, visto che non ho il pane, non sia mai che si butti. Spettacolo. Spettacolo. Ok, qua ci siamo. Professionista. Allora, metà, un quarto. Abbondante. Vi ricordo poco sale, non fate la cavolata di metterci il sale normale, che se no non si mangia più. Anzi, diciamo che forse era meglio non mettercelo proprio. Che poi il bello di fare il sughetto sulla brace, oltre che fare due cose insieme con un fornello solo, è che se ci metti oltre la carbonella qualche pezzettino di legno viene pure un po' di affumicatello che con le cozze ci sta proprio, mamma mia. I minuti sono, aiuto,
11. Sono già un paio di minuti che l'ho messo, quindi facciamo 7, dai. No, meno, perché poi lo devo rilassare. 5. Tanto queste le apriamo. Facciamo un impiattamento carino, qualcuna sgusciata, qualcuna no. Questo è dedicato a chi pensa che in campeggio si può mangiare male, Si mangia male dove decidi di mangiare male. La cosa bella è che sono circondato da tedeschi e qualche francese che mi stanno guardando tutti quanti come un alieno, sia per il fatto che mi sto riprendendo, sia perché ho acchittato una cena che loro manco al matrimonio. Ok, 4-5 ce li lasciamo così per guarnizione, facciamo una cosina carina. Ok, sono tutto qui. Allora, come ci organizziamo? Questo qui, questo qui, questo è caldo qui. Che ci serve a noi lo scolapasta? A niente. Adesso questa ce la teniamo. È caduto. Ce la teniamo, che fa sempre comodo. Gli aglietti mettiamo qua. Allora, queste ce le teniamo in caldo qui. Adesso intanto le stiamo riscaldando. Madonna che cena, ragazzi. Assaggiamo. Spettacolo. Ancora cruda però. Adesso abbiamo passato lì sopra, così si finisce di fare lentamente. Allunghiamo un goccino di acqua perché si sta asciugando. Non abbiate paura di scuocerla perché a questa temperatura si triplicano i tempi di cottura. Adesso piano piano questa si assorbe tutto il succhettino delle cozze, anche la cenere che è appena entrata dentro. E tra un minutino ci mettiamo i gamberi e le altre cozze che adesso sono in caldo sull'acqua. Tanta roba, tanta roba. Direi che ci siamo. Cozze dentro, gamberetti, e ci mettiamo pure quella che i fighi chiamano la zest, è la buccia di limone. Cioè, metà del buono del piatto viene da qui. I gamberetti ce li siamo mangiati crudi, quindi anche se cuociono 30 secondi proprio, più che bene. Tu esci fuori da lì. Ok, io direi che ci siamo. Buon appetito.